verso le spalle. Andiamo proprio a ossigenare la schiena con questo movimento. Sto lavorando con i pollici, proprio questi muscolini che in tutti di solito sono abbastanza tesi. Ripulire completamente da ogni pensiero ricorrente, tutti quei pensieri che non ci aiutano nel nostro cammino, nel nostro percorso di vita. Li sbricioliamo con gentilezza e allo stesso tempo stimolare in modo gentile e delicato i meridiani della testa, perché lo sappiamo che sulla testa ci sono veramente tante terminazioni, tanti punti riflessi. Bene, sono quelle che io chiamo ratelline. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Arasulè ASMR. È tornata a trovarci la nostra cara Sara Minni. Ciao a tutti. E ormai per me sei Sara Minni. Quindi Sara è tornata con noi per fare un video in cui andrò a realizzare una bella pulizia energetica, un po' di massaggio e anche un po' di coccoline ai capelli. Cominciamo subito offrendo a Sara una tisana alla melissa. Grazie. Cominciamo a entrare nel mood di rilassarci. Vado a berla anch'io un goccino. Che buono. Che buono. È molto semplice il gusto della melissa, però favorisce proprio il rilassamento della muscolatura. Piacevolissimo. Quindi bevine finché ti va, poi l'appoggio qua, se ti va la finisci dopo. Sì, grazie. Una tisanina per partire proprio bene, bene, bene. Allora, io comincerei innanzitutto smuovendo un po' il campo aurico, stavolta con il Terrapin. Tu lo sai, fai finta di essere da sola, siamo io e te. Respira profondamente e intanto vado ad agitare un po' il campo aurico per smuovere eventuali ristagni energetici. Adesso andiamo a muoverlo più delicatamente per lavorare sulle energie più sottili.
come ben sappiamo, nella pulizia energetica possiamo avvalerci dei suoni, dei profumi, del fumo e anche di gesti psicomagici. Proseguiamo accendendo un po' di fumo purificatore. Sara, preferisci la salvia bianca o il palo santo? Palo santo. Palo santo. Utilizziamo il nostro meraviglioso legnetto di palo santo, di una speciale selezione proprio per riti, perché il palo santo può esserci di vari tipi. Questo è proprio specialmente indicato per dei riti di pulizia. Come al solito ci mette il suo tempo per accendersi. Eccolo qua che sta partendo. Ah, che profumo meraviglioso. Eccolo qua che è partito. Andiamo a fumigare bene bene questo angolino di relax, quest'angolo dedicato proprio a lasciare andare per questo tempo che staremo insieme. Sara, pensa solo al tuo respiro, a stare connessa con la tua parte più profonda. Per questi minuti dimentica tutte le cose che ti stressano. Sì, lo so, in questo momento sei particolarmente presa da tante cose e quindi ancora di più hai bisogno di essere coccolata. Grazie. Eccoci qua. Oggi voglio fare una cosa un po' diversa. Di solito faccio scegliere le carte dei tarocchi a fine sessione, invece oggi voglio fartela scegliere subito per vedere che energia viaggia in giro e in base a quella poi magari scelgo anche i suoni più adatti. Benissimo. Apriamo i nostri tarocchi dell'inconscio. Diamo una passatina sopra il palo santo in modo che vengano ripuliti bene anche loro, anche se li pulisco periodicamente, ma è sempre meglio. Dunque vediamo un po'. Allora, non vengo di qua perché tanto sceglierai con la mano sinistra, quindi tu chiudi gli occhi e scegli con la mano sinistra. Eccoli qua. Ok, scegli una carta che ti chiama. Vediamo cosa sceglie Sara. Ok, il Papa. Allora, il Papa
è una carta, aspetta, la volevo appoggiare in un punto che... Eccolo qua. Il Papa è una carta in cui c'è quasi una richiesta di aiuto spirituale da una persona più saggia di noi, di solito, almeno questa è l'interpretazione che do io. Tu guardandola cosa ti viene in mente qualcosa? Ma una figura di riferimento, diciamo, un punto di riferimento. Un punto di riferimento. Sì, direi così, d'impatto direi questo. Infatti di solito il significato del Papa è anche questo, proprio chiedere consiglio, avere accanto anche una persona saggia che ci possa aiutare. Quindi il Papa mi porta, secondo me, secondo il mio sentire, a lavorare più anche sui chakra alti di connessione proprio spirituale, che lavorano più sul terzo occhio e sulla corona. Quindi io continuerei ad armonizzare l'ambiente utilizzando la campana tibetana, questa qua che lavora proprio sui chakra della corona e del terzo occhio. Tu lasciala risuonare, senti proprio il suono che entra, se vuoi puoi anche visualizzare che il suono entra qui, proprio dal chakra della corona, sotto forma di luce bianca e ti pervade tutto il corpo, ok? Proseguiamo a pulire il campo aurico di Sara in modo molto molto delicato ma potente tramite la nostra selenite. La selenite è una pietra che purifica moltissimo, ripulisce proprio da tutti quei pensieri, da tutte quelle energie pesanti. Andiamo proprio a visualizzare che tutte le energie pesanti vengono trasformate in pura luce
andiamo proprio a ripulire completamente da ogni pensiero ricorrente, da tutte quelle emozioni che invece di aiutarci a vivere la vita serenamente ce la complicano. Andiamo proprio a fare una bella pulizia da tutto quello che non ci serve. Adesso la passiamo soprattutto sui chakra della testa, proseguiamo anche con un delicato sbriciolamento di tutte quelle energie che risucchiano andiamo a sbriciolare tutte queste energie cosiddette negative e a visualizzare che si trasformano in pura luce e tornano all'universo per essere rimesse in circolo come energia buona, disponibile per chiunque ne abbia bisogno. Andiamo a sbriciolare tutti quei pensieri che non ci aiutano nel nostro cammino, nel nostro percorso di vita. Li sbricioliamo con gentilezza. Sbricioliamo con gentilezza e trasformiamo. Osserviamo quello che non ci fa bene, lo accogliamo e poi lo trasformiamo in pura luce. Ok. Sara, io ti farei un po' di massaggio al cuoio capelluto, utilizzando questa spazzola in legno che va anche a massaggiare, proprio oltre a pettinare, a massaggiare tutti i meridiani della testa. E
anche questo è un gesto che non è solo pettinare, ma è proprio un ravviare pensieri, farli scivolare via. Far scivolare via tutti i pensieri e allo stesso tempo stimolare in modo gentile e delicato i meridiani della testa, perché lo sappiamo che sulla testa ci sono veramente tante terminazioni, tanti punti riflessi. Lasciamo scivolare via tutto. Anche Sara, come molte delle mie ospiti, ha dei capelli come seta, morbidissimi, leggerissimi, sembra di toccare dei fili di seta. E voilà. Adesso vado a raccoglierli in modo da lavorare un po' anche sul collo e sulle spalle. Stai comoda, Sara? Ok. Se non hai particolari problemi di delicatezza della pelle, ti farei una spazzolatura a secco. Allora è molto delicata, quindi io andrò a spazzolare piano piano con dei movimenti molto... La senti piacevole? Sì. Ok. Quindi andrò a fare questa spazzolatura a secco molto delicata. Io mi sono innamorata di questa spazzolina. Veramente bello. Perché è morbida. Aspetta, facciamo così, ecco. Andiamo proprio a fare delle carezzine leggere, leggere, per preparare anche la pelle a ricevere poi
il massaggio con il burro. Ti lascio andare la mano, e vengo di qua. Ah sì, senza orologio è meglio. Andiamo a fare delle carezze delicate, con questa spazzolina. E lascio andare e proseguiamo andando a spazzolare un pochino qua dallo sterno verso le spalle. Sara, ti chiedo gentilmente di girarti a favore di camera. Se ti giri in qua, di qua, sì, proprio ancora di più, ecco, in modo da poter... Ma questo tatuaggio è nuovo? No, sono tutti vecchi. Non me lo ricordavo. Non ne vorrei più nemmeno uno, ma ormai... Ma dai, fanno parte della tua storia. Quasi tutte le mie bimbe hanno tatuaggi. Andiamo a spazzolare la schiena delicatamente, molto delicatamente. Sara, non ricordo se su di te ho mai fatto lo scollamento dei tessuti. Dietro no, avevi provato a farlo un po' davanti quando ho fatto il massaggio di stesa. Ah, ok. Che non si staccavano bene. Ti fa piacere che provi oppure no? Sì, grazie. Se poi lo senti doloroso me lo dici, smetto subito, perché deve essere piacevole. Ok, e allora andiamo a fare un po' di scollamento. Io mi metto in posizione in modo da lavorarci meglio. Allora, effettivamente sono belli incollati. L'importante è che tu lo senta piacevole. Se senti al minimo accenno di fastidio, smettiamo. Andiamo a spostare con delicatezza la pelle, facendola scorrere tra i miei pollici e le altre dita della mano che camminano stile ragnetto.
ossigenare la schiena con questo movimento. Vado a scollare delicatamente anche qua sul collo. Già che hai tolto gli orecchini, vado a stimolare un po' anche le orecchie, che sono piene di punti riflessi. Questo è un massaggio che mi fa sempre la mia fisioterapista e lo trovo molto utile e molto rilassante. Si va proprio a massaggiare tutto il padiglione auricolare. Adesso vado a togliere gli anelli e i braccialetti in modo da proseguire con il massaggio burroso. E ti faccio scegliere il burro con cui andrò a massaggiare. Resto così vicino. No, rimani così. Allora, qui abbiamo ben 3 burri. Io ne avrei uno in mente, però trovo giusto che tu possa scegliere. Questo è uno, è al cioccolato. Poi ne abbiamo un altro più decontratturante e molto aromatico con la gaulteria. Bello forte, bello pungente, sì. E poi abbiamo questo invece che è agrumato, Buonissimo. molto vivificante. Per il cioccolato. Preferisci il cioccolato? Il cioccolato buonissimo. Ok, andiamo di cioccolato. Tu quale avevi in mente? Io avrei usato quello agli agrumi. Se lo preferisci va bene. No, era solo per una questione che secondo me andava a stimolare maggiormente la zona, quella alta. Però se tu hai scelto il cioccolato, visto che ricevi il massaggio, è bene che ci sia anche da parte tua un'accoglienza piacevole. Molto buono quello, il cioccolato. Allora, ops, proprio adesso ho visto. No, vabbè, tanto è così, ormai lo sapete che i capelli non si salvano, eh? Adesso che lo sto scaldando tra le mani, senti come si sprigiona. Sì, è proprio un aroma, comunque anche questo biologico, di quelli fatti bene, non è. Quindi uso tutti i prodotti super sani. E andiamo a fare un po' di massaggio proprio rilassante, un bel massaggino che aiuta a mollare. Molto avvolgente il profumo, quindi proprio coccoloso. Vado a spandere
espanderlo un po' anche sul davanti. Sto lavorando con i pollici, proprio questi muscolini che in tutti di solito sono abbastanza tesi. Questa zona qua è una zona che quando si irrigidisce poi va a influire molto anche sulle braccia, quindi ci lavoro un po'. Poi si sente, Sara, che sei molto allenata. Bella tonica. Grazie, magari. Le pene ma non aiuta. No, immagino. La genetica è contro di me, ma io mi impegno. Sì. La genetica spesso è anche, vabbè, andiamo su discorsi molto filosofici, però io penso che spesso noi nasciamo per fare delle esperienze e spesso abbiamo una genetica che ci costringe proprio a fare certe esperienze, e credo che magari la nostra missione di vita possa essere anche quella di attraversare queste esperienze cercando di fare del nostro meglio. E penso che una delle cose più difficili sia quella di imparare ad amarci e ad amare le nostre parti che noi consideriamo difettose o deboli. E parlo proprio in prima persona, quindi non sto facendo la maestrina, ma è quello che sto sperimentando io stessa su di me, e vedo che è una cosa un po' comune. Quindi non è facile volersi bene, prendersi cura di noi senza giudicarsi, ma è importante imparare a farlo. Prima o poi. Vado a usare anche su di te le forcelline che di solito sono molto gradite. Non ricordo se su di te le ho mai provate. Queste di solito è un effetto wow. Ok. Quindi vediamo un po'. Effetto wow. Sì. Il segreto è premere poco, perché se si preme troppo fanno male, e fare dei movimenti circolari. Si ottiene un effetto che le mani non danno. Vado a lavorare un po' in questa zona delle spalle. Qui di solito si accumulano un po' di nodini e quindi andiamo a lavorarci un pochino. Andiamo proprio ad
allargare. Partiamo dal centro della colonna vertebrale e ci allarghiamo. Continuiamo con dei piccoli cerchi. Continuo con le mani. Vado proprio con le mani di taglio. E poi adesso vado a lavorare sulla cervicale proprio con il famoso movimento a pinza. Che va a lavorare sui muscolini del collo. Questo collo che sostiene, oltre al peso fisico della nostra testa, sostiene anche il peso mentale spesso, quindi ha bisogno di essere allentato e sciolto. Vado a farlo anche di qua. Adesso vado a far scivolare via. Se vuoi puoi anche abbinare la respirazione, Sara, facendo scivolare l'aria quando scendono le mani. Ecco, perfetto. Facciamo scivolare tutto via, tutte le tensioni, tutta la stanchezza, la facciamo scivolare via. Allora andiamo ad asciugare. Eccesso di burro. Sara, se hai delle richieste, dimmi. Mi piacevano le bacchette molto. Le bacchette? Con i pendati. E tutte volete quelle? Le garbo un sacco. Se ne hai altre da consigliare, mi lascio consigliare, però quelle sono belle. No, io vi faccio sempre scegliere, perché se preferite qualcosa... C'è un bel suono. Nel frattempo mi rimetto anche i miei braccialettini che fanno un rumore piacevole.
le bacchettine. E voilà. Andiamo a fare un po' di tracing sul cuoio capelluto. Bene, sono quelle che io chiamo ratelline. A me a volte mi succede anche con i suoni, proprio suoni, tipo campane tibetane, a volte sento proprio i brividi sul chakra della corona. E poi vabbè, con questi strumentini sì, vabbè, lì sono proprio i famosi tingles, sono matematici. Credo che queste siano uno dei trigger più richiesti. Piacciono veramente a tutte le mie bimbe. I pentagli fanno un suono così rilassante. E poi questi pendagli erano orecchini. Mi ricordo. E così vengono sfruttati al meglio. Bello, ci voleva proprio. bene, mi fa piacere. Senti, io ti faccio un passaggio di turmalina nera per crearti un cuscino protettivo e poi torniamo alla realtà con un po' di spruzzi o di acqua sciamanica o di acqua al mandarino. Dimmi tu quale preferisci. Mandarino.
completiamo la nostra sessione con un po' di spray al mandarino, in modo da risvegliarci. È fantastico, anche questo è veramente fantastico. Proprio risveglia, sempre con delicatezza, però ecco, insomma, non è di quei profumi violenti, però riporta proprio alla realtà. Vuoi ancora un po' di tisana o sei a posto? Un gocciolino la bevo, grazie. Grazie mille. Mentre la nostra Sara beve la tisana, io ne approfitto per invitarvi a seguirla sui suoi social, perché Sara è una cantante anche e ha scritto anche una canzone, insomma, vi lascerò il link in modo che la possiate seguire. È una persona estremamente gradevole. Grazie mille, anche te. Fa piacere. Avessi più tempo di venire, purtroppo. Tu quando vuoi, lo sai, le porte sono aperte. Grazie mille, davvero, è sempre un piacere. Piacere mio. Ancora o? A posto, grazie. Bene. Allora, tesori, io vi ringrazio della vostra presenza. Ringrazio Sara, Sara Minni. E ci vediamo presto, sempre qui su Arasulè ASMR, o se volete video più semplici e casalinghi, anche sul mio canale Arasulè Bis. Trovate tutti i link sulla home page del canale. Bene, alla prossima!